Buongiorno a tutti, sono Lidia Falomo e dirigo il Museo per la Storia dell'Università. Il nostro museo raccoglie le testimonianze della lunga vita di questa università e per il suo 660° compleanno abbiamo deciso di portare fuori dal museo alcuni degli strumenti e di utilizzarli nei luoghi in cui, in effetti, al tempo venivano utilizzati. In questo caso noi ci troviamo all'interno dell'Aula Volta. Alessandro Volta venne chiamato a Pavia nel 1778 nell'ambito delle riforme teresiano-giuseppine che fecero di Pavia una delle sedi più importanti d'Europa. Quest'aula è stata costruita appositamente per Alessandro Volta. Infatti lui un paio di volte alla settimana teneva delle pubbliche ostensioni. Voleva dire che lui mostrava gli esperimenti realizzati con i propri strumenti e anche quelli a scopo didattico e dimostrativo e lo faceva non in quest'aula ma nella sala delle macchine. Nella sala delle macchine c'era però poco spazio. Quindi Alessandro Volta non riusciva ad accogliere tutti il gran numero di persone che arrivavano da tutta Europa a vedere i suoi esperimenti e quindi più volte sollecita i regnanti affinché venga costruito uno spazio apposito e più ampio. Ecco, ci troviamo quindi in questo bel teatro fisico, il vago teatrino, come lo chiamava a volte Alessandro Volta, che si è conservato praticamente come era allora. Qualche variazione c'è, ad esempio il soffitto. Oggi vediamo un soffitto a conchiglia. Una volta questo soffitto era un soffitto piatto retto da cariatidi, ma questo soffitto si era danneggiato per un paio di scosse sismiche e quindi Marchesi l'ha ricostruito in questa maniera. E nella parte alta vediamo gli strumenti di Volta più famosi, cioè le sue invenzioni. Qui vediamo, partendo da sinistra, la pistola di Volta e l'elettroforo, l'eudiometro, uno strumento che era utilizzato da Volta per studiare la variazione di volume dell'aria al crescere della temperatura e della pressione costante, e poi nell'altro disegno vediamo invece degli esperimenti con le rane. Si nota in secondo piano una pila a corona di tazze in cui sono immerse le zampe di una rana preparata alla solita maniera, e sulla destra invece vediamo la classica pila di Volta e infine un elettrometro condensatore. Analizziamo brevemente quali furono le idee che condussero Volta all'invenzione dei suoi vari strumenti. Allora, innanzitutto bisogna dire che all'epoca questi fenomeni elettrici erano fenomeni nuovi e non erano ancora matematizzati. La matematizzazione è arrivata pressoché contemporaneamente con Volta a Pavia e con Charles-Augustin Coulomb in Francia. Allora, le due idee erano completamente diverse perché Coulomb aveva un approccio newtoniano. Cioè si rifaceva per analogia alla legge di Newton. Cercava praticamente, possiamo dire così, di spiegare i fenomeni terrestri con le leggi che regolavano il moto dei pianeti. Le idee di Volta erano invece totalmente diverse, cioè lui non aderì a questo modello che possiamo dire fosse il modello standard dell'epoca, ma essendo autodidatta aveva idee completamente diverse, idee che però furono molto fertili. Volta si basava su un principio di equilibrio, si basava sulla analogia tra le diverse branche della fisica, e l'analogia è un concetto forte, è un concetto che molti hanno utilizzato per le proprie scoperte. Allora vediamo ad esempio nei fenomeni elettrici quali sono le grandezze che sono coinvolte. Sino ad allora chiaramente si conoscevano bene la quantità di fluido elettrico o quantità di elettricità e la capacità dei corpi a contenerla. Volta introduce una nuova grandezza, la tensione. La tensione che ci dà invece l'intensità. Così come in pneumatica si parla di pressione, che è una grandezza intensiva,
e di volume, che è una grandezza estensiva. Così come in termologia si parla di temperatura, che è una grandezza intensiva, e invece di capacità termica, che è una grandezza estensiva. Ecco, allo stesso modo quindi nei fenomeni elettrici Volta parla di questa grandezza che lui chiama tensione, e da tantissimo tempo la tensione fino adesso, quella che noi chiamiamo la differenza di potenziale, si misura in onore di volta in volt. Ecco, adesso vediamo come questi strumenti siano emersi da queste idee generali di Volta. Allora, il primo strumento che egli inventò fu questo, che si chiama elettroforo. Lui lo chiamò elettroforo perpetuo. Sorvoliamo un attimo ad esempio sul termine perpetuo, perché sarebbe un pochino lungo da spiegare, e questo fu lo strumento che Volta, giovane, inventò dopo una disputa che egli ebbe con Giambattista Beccaria, che era un elettricista di Torino. E Volta in effetti non si faceva nessun problema a entrare in contatto con persone molto più anziane di lui, molto più rinomate di lui, che avevano però delle teorie che lui non condivideva. E le dispute sono state per lui molto fertili. Pensate che sia il primo che l'ultimo strumento, la pila, sono proprio emerse da una disputa con altri scienziati. Disputa che durava anche per molto tempo. La tensione viene misurata da Volta tramite diversi strumenti, tra cui questi strumenti sono gli elettrometri a pagliuzze. Allora Volta parte dagli elettroscopi allora in uso e li modifica in modo tale che questi strumenti diventino unissoni, cioè in modo tale che qualunque elettricista in giro per il mondo utilizzasse questi strumenti e trovasse delle misure che potessero essere confrontabili. Ecco, quando questi non erano abbastanza sensibili, che cosa si poteva fare? Allora Volta pensa di avvitare sugli strumenti, che sono tutti smontabili, un condensatore. Ottiene così, qui manca la parte superiore, ottiene così un elettrometro, in questo caso un elettroscopio condensatore, con cui riesce in questo caso a rivelare delle tensioni molto molto piccole. Questo strumento gli sarà molto utile perché riuscirà nel corso dell'ultima disputa della sua vita, cioè quella che egli ebbe con il fisiologo Luigi Galvani, riuscirà a misurare la piccolissima tensione che c'è mettendo in contatto due metalli diversi. E questo è l'effetto Volta e fu fondamentale per l'invenzione della pila. Il nome pila non deriva da un nome proposto da Volta, che nella sua lettera a Banks invece propone altri due nomi, cioè lo chiama organo elettrico artificiale perché pensa sia analogo all'organo elettrico della torpedine, oppure lo chiama anche apparato elettromotore perpetuo. O ancora una volta Volta pensa di avere inventato un apparato perpetuo perché la pila funziona per tantissimo tempo. Ma perché? Perché anche e soprattutto Volta pone tutta la propria attenzione sui due metalli a contatto, che separati da un corpo umido danno la possibilità di moltiplicare la tensione. La pila, come abbiamo accennato poco fa, fu il risultato della disputa tra Alessandro Volta e Luigi Galvani. Entrambi ottennero dei risultati eccezionali. La pila di Volta ha aperto tutto il mondo alla modernità. Ecco, ora parliamo di due strumenti che sono stati inventati da Volta prima della pila, prima di questi ultimi strumenti, ma che hanno un pochino meno a che fare con l'elettricità, perché si riferiscono soprattutto alla pneumatica. Questi sono la pistola elettrico-flogopneumatica
questo che vedete qui, e l'eudiometro. La pistola elettrico-flogo-pneumatica ha un nome così altisonante, come diceva anche Volta, ed è stata particolarmente importante per vari motivi. Cioè non soltanto per divertire, per mostrare gli ultimi risultati della scienza, ma anche perché questa veniva riempita di due gas diversi, in generale di aria normale e di aria infiammabile metallica, cioè di idrogeno. Qui veniva chiusa con un tappo, poi si dava una scintilla ad uno dei due elettrodi, l'altro lo si teneva in mano e quindi a terra, scoccava una scintilla all'interno, ci sono anche, come potete vedere qui, tante piccole foglioline d'oro, quindi scoccavano delle scintille, l'aria si infiammava e quindi scaldandosi si dilatava molto e si aveva l'espulsione violenta del turacciolo. Ecco, questa pistola è valsa anche un bel progetto a Volta, è rimasto soltanto in questo caso sulla carta, e cioè Volta molto prima del telegrafo aveva pensato a un progetto per la trasmissione a distanza di un segnale elettrico, proprio servendosi della pistola e di una serie di pali su cui veniva sostenuto un conduttore. Ecco, facendo questi esperimenti con la pistola, Volta si accorge che accade qualcosa all'interno, cioè c'è qualche cosa che si deposita sulle pareti. E allora, per studiare che cosa succede, inventa gli eudiometri. Allora, qui ci manca quello che vedete lassù, cioè il lungo tubo graduato, per riuscire a misurare invece la diminuzione dell'aria, diminuzione che accadeva all'interno dell'eudiometro quando, invece di infiammare le arie all'interno della pistola, lo si faceva in questo ambiente chiuso. Vedete, qui si poteva chiudere la camera, ci sono dei rubinetti dopo aver introdotto i gas da studiare, poi si svitava questo cappuccio e sotto c'è un elettrodo e questo elettrodo permetteva di introdurre la scintilla all'interno dell'eudiometro. Ecco, il tutto veniva fatto in acqua. Quindi quando poi l'eudiometro veniva sollevato dall'acqua si riusciva a far imboccare qui sotto uno di quei tubi e a misurare la diminuzione di aria che c'era stata. Volta mette in evidenza intanto una cosa molto importante, cioè che questa diminuzione di aria è dovuta alla quantità di ossigeno contenuta nell'aria. Noi oggi lo chiamiamo ossigeno, allora era aria deflogisticata. Quindi con questo strumento Volta misurava la bontà dell'aria, cioè la quantità di ossigeno in essa contenuta. Volta mostra questo strumento a Lavoisier e Lavoisier aveva, delle idee molto più avanzate di lui sulla chimica e dopo circa un anno arriva alla scoperta della sintesi dell'acqua. Volta lavorava con acqua, non si era accorto che sulla parete quello che si depositava era vapore acqueo. Ma Lavoisier se ne accorge e quindi l'acqua, che era considerata un elemento unico, diciamo così, invece si può mettere in evidenza che è formata dalla composizione di più elementi. E questo vuol dire l'apertura a tutta la nuova chimica. Se qualcuno avesse ancora delle curiosità o delle domande, io sono poi a disposizione anche nelle giornate successive sui nostri social e auguriamo a tutti per oggi un buon 660° compleanno dell'Università. Buona serata a tutti.
Música